Eccoci qua con Riccardo Canestrari. Oggi ciao Riccardo. Ciao Gianluca. Benissimo, fa piacere rivederti. E partiamo subito con le domande perché abbiamo pochissimo tempo e te sei un artista tutto tondo, quindi costruttore, burattinaio e via dicendo, scultore. E la prima domanda che ti vorrei fare in questa breve intervista è: come mai hai scelto di dedicarti a materiali tradizionali, tecniche tradizionali di scultura, di intaglio, e in un'epoca in cui ci sono anche tanti materiali, tra virgolette, tecnologici, no? Futuristici, ci sono termoplastiche, resine, e tu invece hai scelto il legno e l'intaglio, la scultura. Allora, stavo pensando proprio in questo momento alla tua domanda, ci stavo pensando, perché dice, allora, prima di tutto il legno mi rappresenta, quando ho imparato a usare il legno, perché modellare, disegnare avevo imparato alle scuole, al liceo, insomma, e quando ho scoperto il legno, con Natale Panaro, devo ringraziarlo perché è stato il mio primo maestro di legno, lo devo citare proprio con un grande saluto, insomma. Ho approcciato il legno, prima di tutto è stata una scoperta perché aveva, come quando lo tagli, faceva delle cose strane che prima non avevo mai visto in un materiale. Mi piaceva proprio come si tagliava, quei riccioli che cadevano, come cosa lasciava la lama sul legno. Il E profumo anche. il profumo, assolutamente, il cirmolo, questo profumo eccezionale che c'è. Però l'ho approcciato un po' come fosse la creta o la carta, cioè ed era il mio metodo perché ho imparato così. Cioè a scuola ti insegno, parti dalla carta, poi parti dalla creta, dei materiali base su cui costruire la mano. Ecco. Questa cosa qui mi ha fatto usare il legno come un approccio metodico all'apprendimento dell'intaglio. Poi il fatto di aver incontrato i burattini immediatamente quando ho scoperto il legno, cioè li ho scoperti insieme, mi ha portato a vedere che ero un appassionato, io sono un appassionato disegnatore teste, non ritratti, però teste, disegno, ho sempre disegnato teste fin da bambino. E quindi mi trovavo tra le mani un materiale che, apprendendolo, potevo velocemente ritrarre una testa tridimensionale e essere una testa d'uso, cioè mi pagavano per la testa, fondamentalmente ci facevo cioè nel senso, hai capito? Cioè quell'oggetto, infatti la mia tensione artistica sul legno è lavorarci sempre di meno, trovare dei tagli definitivi e delle linee che mi piacciono, che mi aggradano, che però mi permettono di intervenire il meno possibile. Questa cosa qui mi affascina e non so forse il perché, non lo so il perché realmente. Poi mi dicevi dei materiali moderni. Non lo so, i materiali moderni io mi ci sono approcciato attraverso la spazzatura. Cioè, assemblavo durante l'accademia, ho fatto un anno, un lavoro del terzo anno, insomma, di accademia, ho lavorato sulla spazzatura e ho costruito sculture proprio umanoidi fatti di spazzatura. Recuperavo la mia spazzatura quotidiana, la mettevo però con quella che puzzava, e poi con quello ho modellato delle figure e lì ci ho fatto una mostra, ci ho fatto delle cose. E quindi per me il materiale moderno è più lo scarto del materiale moderno. Cioè, è quasi una mia ritorsione contro la modernità, però lo vedo moderno questo. Certo, certo. Anzi, orribile. Ma che poi tra l'altro, se non sbaglio, lavori molto anche col teatro d'oggetto, quindi quella è proprio un'alternativa, quasi in opposizione al legno, che è un materiale, diciamo, neutro, che tu vai a modellare per dare una forma, una funzione. L'oggetto è l'opposto, tu hai l'oggetto e devi adattarlo al tuo bisogno, trovare l'oggetto idoneo che già di per sé è pronto, fatto e finito, o quasi. È difficile, però comunque da un punto di vista, rimaniamo dal punto di vista di chi fa le immagini, nel teatro, chi costruisce le immagini, dalla scenografia al pupasto, al burattino, e comunque è un esercizio di sguardo, quindi quando tu riesci a vedere in un oggetto una metafora, un volto, un qualcosa, è comunque un esercizio sull'occhio
dell'artista, diciamo, no? Nel senso che è un allenamento. Poi a me mi piace la chiacchiera, mi piace narrare, e giocare sulle metafore, i controsensi mi è sempre piaciuto. Anche così, a vanvera, no? Certo. In libertà. E questo gioco del teatro d'oggetti che devi sempre metaforizzarlo, sempre dargli altri significati, invitare il pubblico a capire una cosa che non è, ma è. Questa cosa qui dello svelare, ricoprire, questo è sempre, non c'è mai la verità. Quando tu dici che un naso, cioè un naso, no? Un manico di qualcosa, non è è un manico, non è una... Certo. Quindi c'è una bugia iniziale. Mi piace questa cosa qui, non so. Questa... E, a proposito di scultura, di intaglio, visto che te comunque sei molto pratico e molto ferrato sulle teste di burattino in legno, ti chiederei quali sono le fasi di costruzione, di progettazione e di costruzione di una testa in legno di burattino e come ti ci approcci. Allora, diciamo che gli approcci partono... allora, se io devo fare... Diciamo, partiamo da una muta di burattini, cioè un set di burattini per uno spettacolo. Ragioniamo in questa maniera. O per me o per qualcun altro di commissione. Comunque io incomincio a fare dei disegni preparatori per capire la linea. Se per me la linea, diciamo che ormai l'ho trovata sul mio modo di recitare, quindi so cosa devo fare. Se per un altro burattinaio ho bisogno di informazioni per capire se devo cambiare il mio stile, perché magari il mio stile non è adatto alla recitazione o alla storia che va rappresentando questa compagnia. Quindi io preparo dei bozzetti e mi piace molto disegnare, quindi poi dopo tradurli in scultura, sono andato troppo oltre, adesso come ci arrivo, però è quello anche il bello, anzi, quello è il bello. E non sempre il risultato è quello che ti immagini, perché poi cioè, negli anni uno affina uno stile o qualche stile e staccarsi vuol dire, nel caso dell'intaglio del legno, cambiare gli scalpelli, cioè per fare un occhio ti può servire uno scalpello, per farlo con un altro stile devi approcciare la figura e il taglio in altra maniera. Quindi se non ce l'hai ben chiaro lo devi scoprire, ci vuole sempre un po' di tempo. Poi ovviamente più sei esperienziato, poi i tempi si riducono perché ci arrivi un po' prima, però certo. capito? Non è così facile. Però insomma, poi dopo all'inizio ho iniziato anche a fare i modelli in creta, però ormai per me non disegno quasi neanche più nel legno. Vado e so cosa devo andare a fare, so il carattere, ci arrivo, ormai ci arrivo così, ci arrivo per me. Per altre persone è un altro discorso dove mi lascio meno andare, diciamo. Chiaro, chiaro. Sì, poi magari, esatto, se costruisci per terzi, magari anche preparare dei bozzetti, dei disegni ti permette anche di sottoporli e di mostrarli, mentre magari per te preferisci anche lasciarti un po' anche trasportare, no? Dove ti porta la mano, dove ti porta il pezzo di legno. Diciamo, se adesso io ho un set di burattini per uno spettacolo che non ho mai fatto e non farò magari mai, dove me li sono immaginati e mi sono costruito il mio set. Poi sono rimaste teste senza vestiti e solo con le mani, teste e mani ma senza vestiti, perché vestiti è un altro capitolo, diciamo. Certo. E ti volevo chiedere anche, te lavori col pezzo in mano molto, vero? Almeno quando ti ho visto. Certo, perché diciamo che ho scoperto, quando ho fatto questo corso con Natale, essendo che, questo l'ho scoperto, che organizzare un banco da lavoro per un taglio del legno, soprattutto in 3 dimensioni, cioè un tondo, è una tecnica nel caso, non è così semplice. Quindi Natale, da genio qual è, se ha capito questa maniera di tenere il pezzo in mano in sicurezza, e quindi ho preso l'abitudine di lavorare così. Però poi ero arrivato qualche tempo fa a un limite, cioè avevo capito quali erano i guai, perché se tu lavori su una metà della testa, diciamo dal cranio al mento in questa direzione, quando prendi l'altra metà della testa dal mento al cranio. Quindi non è così facile. Certo, perché la lama entra con un angolo diverso. In un caso entra dall'alto, in un entra dal basso. Te la devi un attimo spiegare. Non è così semplice. E la simmetria non è sempre facile, perché la tieni sempre da un punto di vista
quello del pezzo in mano qui, che non è esatto. Allora ho scoperto, me la sono presa un giorno, mi sono preso la, permetto, Certo. questa. Ah sì. Ok, questa qui è una morsa e io ci metto il pezzo qui e così scolpisco senza neanche toccare il pezzo, che è, diciamo, in maniera abbastanza corretta. Ma io lavoro in piedi così, perché stare seduti ti fa male anche ai reni, cioè è un lavoro molto rincagnato. Ci ho lavorato 15 anni, così, anche di più, però poi piano piano ho scoperto che anche per fare pezzi più grandi ho bisogno di altre posture, perché non è... capito cosa voglio dire? Chiaro. Anche scolpire è un enorme sforzo, diciamo, di nervi e di muscoli, perché se stai 8 ore a scolpire, allora è fisico, è molto impegnativo. A una certa età tra l'altro ho notato dal pezzo che avevi lì sulla morsa che lavori posizionando il naso sullo spigolo del blocco in quella testa. È un caso o lavori sempre così? Perché so che molti invece utilizzano il frontale e il laterale per trasferire il disegno e quindi poi rimuovere, insomma, il grosso dei volumi, fare i piani e così via. Allora, io lavoro così come appena detto, nel genere lavoro, sempre lavorato così, ancora lavoro così, e non sempre, e va bene, è ottimo. Però delle volte, soprattutto per quando mi voglio, questo era un pezzo d'esercizio, nel senso, io ogni tanto mi faccio degli esercizi, non penso né al burattino quello che devo fare, ma provo gli scalpelli, provo i tagli. Allora ho scoperto che una maniera veloce, e questo è partire dallo spigolo, perché hai questa linea che è la linea più avanzata, questa qui, e partendo da qui, però non va bene per tutti i volti, e soprattutto devi stare attento perché rischi un'angolatura standard che fa anche un po' schifo. Quindi ci devi comunque lavorare, tanto vale lavorare in piatto in questa maniera qui, forse un po' più veloce, tirar fuori il naso, ma e sei più veloce. Cioè, quel pezzo lì l'ho fatto in 20 minuti. Vai, in mezz'oretta, un pezzo piano, ci metti un po' di più perché devi andare a tirare fuori il piano del naso, tirare indietro quindi la fronte, invece lì è molto più semplice. Però rischi, adesso devo scoprirlo perché non è da tanto che uso. Sto sperimentando, cerco di capire cosa mi è conveniente. Allora, più ne hai in mano, poi ne usa, se hai bisogno di fare una testa in una certa maniera, puoi usare anche lo spigolo. Poi io non ho preferenze, nel senso cerco di non avere preferenze, cerco di capirle tutte e poi sì, poi arrivano le preferenze. Circostanza, certo, usare magari il metodo migliore. Ora, visto che magari abbiamo proprio 1 minuto o 2, ti chiederei se hai voglia di farci fare un giro lampo del tuo laboratorio. Sì, aspetta, adesso non so se riesco a puntare bene, allora perché così, questo è diciamo che è il laboratorio invernale, perché qua in Valtellina è un po' freddino. Ecco, questa è l'altra parte del laboratorio che però non uso d'inverno perché è un freddo che ti taglia. E qui già che c'ero ho messo due, non vedo, aspetta, dove sei? Aspetta, non mi trovo. Eccoci qua, vedi? Vedi? Meraviglioso, sempre in legno. Sì, è in legno, poi vedi, ci ho fatto per aprire la bocca, ci ho messo il freno della bici di mio figlio. Fantastico. E con il filo del freno, lo dico per tutti i burattinai, una molla qua, una mollina, filo, e fai quello che ti pare. Questo è il mio fantasma barbuto, adesso senza barba. Poi ho un po' di valigie di burattini che ho tirato fuori per l'occasione, delle mute mai usate che chissà se userò o venderò, chi lo sa. E poi qua adesso qui invece c'è il deposito test, perché non butto via niente, non riesco a buttare via niente. Conservi tutto. Conservo, ma riduco, quando non mi piace una testa la faccio più piccola e gli tolgo il brutto. Così. Si vede qualcosa? Sì, sì. Sono tantissime, tra l'altro. Sì, adesso poi queste, ecco, vedi, poi dopo ci sono quelle che non butterò mai via, ma dovrò ridurre perché non mi piacciono. Ecco, eccomi qua. Ecco, torno giù perché qua c'è forse poco campo, poca luce, un po' scuro. Passo, ti faccio vedere veloce la baracca e poi dopo ci possiamo salutare.
Si vede? Questa è la baracca nuova. Questo hai detto che è un lavoro ispirato come ambientazione al Far West, giusto? Ma diciamo che è preso da un film, Il Grinta, no? Dei Sì. Coen, che era un remake di uno con John Wayne, insomma. E io l'ho fatto mettendoci dentro i personaggi della commedia dei burattini, Emiliano, Fagiolino, Balanzone, Sganapino, e si trovano, quindi non sono nel saloon, vanno nell'osteria, ma la stessa roba, L'atmosfera è no? quella, sì, sì. Sì. Bene, sono molto curioso di vedere questo nuovo lavoro. Adesso mi Allora, prova, tra l'altro, speriamo che quest'estate giri un po'. sì, sì, che si riparta. Riccardo, io ti Esatto. ringrazio per averci dedicato questo tempo e spero di rivederti presto dal vivo. Grazie Gianluca e A ciao. presto, Riccardo. Ciao. Ciao, ciao, ciao.